Ciao a tutti, in questo episodio di Forzinet commenterò quanto accaduto nella terza puntata di Tale e Quale Show, che è stata vinta da Pamela Petrarolo con una grandissima interpretazione di Gianna Nannini. Io anche nella scorsa puntata ti avevo parlato della possibilità che potesse per caratteristiche vocali fare molto bene dopo aver fatto una straordinaria interpretazione di Noemi. E infatti Pamela Petrarolo è riuscita addirittura a vincere, a prendersi quella vittoria che secondo me avrebbe meritato già con Noemi, ma anche questa volta comunque è stata impeccabile, molto molto somigliante anche nelle movenze e in tutto e per tutto. Quindi secondo me su questa vittoria c'è poco, veramente poco da discutere, perché se la merita, e tra l'altro in classifica generale si trova ad un solo punto di distanza dalla vetta, è appaiata a Samuele Cavallo e a -1 da Tony Maiello, quindi veramente una bagarre pazzesca anche per il primo posto nella classifica generale. A quanto pare potrebbero essere loro a giocarsi la vittoria. Da non trascurare la coppia Flavenzin-Gabriele Cirilli, dato che sono a 160, la vetta è 167, quindi nella classifica generale secondo me c'è veramente tanto da valutare. Sono molto molto curioso di capire poi quali saranno gli ulteriori sviluppi. Bene, una straordinaria Pamela Petrarolo, come dicevo, è riuscita ad imporsi davanti ancora una volta a Tony Maiello, che ha interpretato Mango, il ricordo di Mango, con la rondine. Ovviamente è stata un'esibizione incredibile. Secondo me, rispetto a Pamela Petrarolo, Tony Maiello non ha propriamente centrato la voce, cioè non era proprio identica a Mango, anche se sappiamo ovviamente che è difficilissimo imitarlo, però la voce non era così somigliante. Poi dal punto di vista del cantato, essendo un cantante di professione, c'è poco da dirgli, l'ha fatta veramente perfettamente sotto quel punto di vista, quindi è stato incredibilmente bravo e un secondo posto meritato. Fondamentalmente c'è stata una sorta di riscatto e di rivincita. Nella prima puntata era stato Tony Maiello a battere di un solo punto proprio Pamela Petrarolo, questa volta invece Pamela Petrarolo se l'è presa la grande rivincita perché gli ha dato uno scarto di 8 punti e quindi una vittoria netta e senza particolari dubbi, quella dell'ex concorrente del Grande Fratello ed ex Non è la Rai. Poi abbiamo ancora una volta al terzo posto la coppia formata, come ho già detto, da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che secondo me hanno fatto veramente un mix molto molto interessante. Ero molto curioso di vederlo e è riuscito molto bene. Flavio Insinna si sta dimostrando una rivelazione dopo la prima puntata che non mi aveva particolarmente convinto. Poi con Modugno è andato meglio e anche con Tommy Cash veramente mi ha sorpreso, anche se secondo me non è neanche così complicato da imitare onestamente per la canzone che porta. Poi tra l'altro non l'ha portata neanche tutta perché era un mix con Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, che invece ha interpretato Gabriele Cirilli, che l'ha fatta come meglio poteva chiaramente, perché essendo un uomo che interpreta una donna, la vocalità di una donna è completamente diversa rispetto a quella di un uomo proprio per semplici caratteristiche tecniche, quindi era veramente molto complicato. Sono riusciti a classificarsi però al terzo posto, quindi un altro podio, e sono lì nella classifica generale, si giocano al momento la vittoria, la possibilità di vincere fino alla fine. Io ovviamente non credo che saranno loro a portare a casa la vittoria e credo che potrebbero essere Tony Maiello o Pamela Petrarolo, per quanto visto finora, perché poi comunque sappiamo bene anche che una puntata sei all'apice e l'altra invece potresti sprofondare in classifica per un'interpretazione mal riuscita, e quindi tutto può essere, perché se qualcuno come Tony Maiello mantiene una certa costanza, perché questo sta facendo tra primo posto, secondo posto adesso, la scorsa volta quarto, se mantieni comunque questa costanza, anche magari vincendo soltanto una puntata che è stata quella iniziale, te la puoi cavare e arrivare fino in fondo. Poi c'è Samuele Cavallo al quarto posto con l'interpretazione di Marco Mengoni. A me è piaciuta, anche in questo caso direi molto simile a Mango come giudizio, nel senso che Mango è stato più emozionante, mentre Samuele Cavallo con Mengoni meno emozionante, però a livello di voce hanno cantato entrambi bene, ma non era pienamente centrata, cioè non ci assomigliava troppo come voce, almeno dal mio punto di vista, per quello che ho ascoltato io. Quindi poteva essere fatto qualcosa di meglio, sicuramente anche a livello fisico, insomma la somiglianza lasciava un po' a desiderare, come lasciava a desiderare la somiglianza estetica di Antonella Fiordelisi ed Elodie. Antonella Fiordelisi che entra in top 5 con 44 punti, tra l'altro a sole 4 lunghezze di distanza da Samuele Cavallo, e per poco quindi ha sfiorato la top 4 addirittura. Quindi miglior risultato finora ottenuto da Antonella Fiordelisi, che aveva ottenuto un sesto posto nella prima puntata e poi era un po' scesa con Dua Lipa, però chiaramente era secondo me il personaggio più difficile finora da interpretare. Sono contento per il fatto che non le abbiano fatto fare un Elodie che balla,
ma un Elodie con una coreografia molto più stabile, perché alla fine muoveva soltanto le mani, soprattutto una gestualità manuale di braccia, e secondo me in quello Antonella Fiordelisi è stata molto molto brava, è stata abbastanza simile, forse direi quasi perfetta nella gestualità delle mani e nella sensualità, come hanno detto anche i membri della giuria. Credo che vocalmente abbia cantato bene, non è chiaramente la voce di Elodie, non ci assomigliava, secondo me, è un po' il discorso fatto per Samuele Cavallo e per Tony Maiello, soltanto che in quel caso la voce era un po' più simile. Qui secondo me era proprio diversa la voce di Antonella Fiordelisi da quella di Elodie, perché chiaramente la voce di Elodie è molto difficile da riproporre, a meno che non hai quella tonalità e quelle caratteristiche vocali, è difficile poi andare a riproporla. Un po' come abbiamo visto Pamela Petrarolo e Gianna Nannini. Pamela Petrarolo ha dimostrato un'estensione veramente importante e una voce anche graffiante, e per questo motivo darle un personaggio come Gianna Nannini e anche come quello di Noemi era più nella sua cifra. Per Antonella Fiordelisi interpretare Elodie non era assolutamente semplice, secondo me è andata anche in questo caso meglio del previsto, perché al di là dell'imitazione che ovviamente prevede il programma, perché su questo si basa Tale Quale Show, per me ha cantato bene, sta dimostrando comunque meglio di quello che mi aspettassi nel canto, e quindi il salto in avanti c'è stato non solo in classifica, che è stato premiato evidentemente dalla giuria, non tanto da Malgioglio che comunque l'ha messa ancora una volta nei bassi fondi della classifica, mi sembra addirittura terzultima, davanti a Carmen Di Pietro, e invece gli altri l'hanno comunque premiata abbastanza, soprattutto Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello l'hanno piazzata più avanti. Secondo me comunque un quinto posto che ci può stare, una top 5 meritata, soprattutto per quanto comunque dimostrato nel percorso di crescita. Come ho già detto, dovrebbero eventualmente darle un personaggio che si avvicini di più alla sua vocalità. In quel caso potrebbe veramente arrivare comunque addirittura a giocarsi la vittoria di puntata e magari comunque salire sul podio in una puntata, qualora gli arrivasse un personaggio simile. Poi adesso arriveremo anche all'esibizione della prossima settimana. Per quanto riguarda invece il resto della classifica, abbiamo dietro ad Antonella Fiordelisi le Donatella con Yabba. Forse in questo caso sono state un po' più centrate nell'esibizione rispetto alle altre volte, però non riescono ancora a trovare quella svolta. Poi chiaramente le interpretazioni di coppia sono sempre molto molto complicate. Cirilli e Inzina secondo me fanno un capitolo a parte, quindi non è facile per loro riuscire a trovare l'alchimia giusta, nonostante siano gemelle, insomma, nonostante siano sorelle, però è sempre difficile sul palco con personaggi diversi. Poi abbiamo avuto Marina che, come prevedibile, è scesa di classifica con Shakira. Anche in questo caso la coreografia purtroppo porta a penalizzazione. Lo è stato nella prima puntata per Marina con Lady Gaga, e immaginavo che lo fosse anche per Shakira, che con Obsession comunque forse si muove un po' meno che in altre canzoni, però la coreografia c'è. Poi la voce è molto molto complicata e non è che ci assomigliasse particolarmente. Per quanto riguarda invece Peppe Quintale, secondo me con Patrick Hernandez ha cantato Born to Be Alive, meritava qualche posizione in più avanti, poteva stare tranquillamente secondo me davanti sia a Marina sia alle Donatella, perché secondo me Patrick Hernandez l'ha fatto molto bene, pronuncia l'inglese ottima, davvero, quindi io credo che sia stato bravo. Peppe Quintale avrebbe meritato qualche posizione in più, tra l'altro lo scarto è molto importante di punti tra il suo nono posto e l'ottavo, sono ben 7 punti, 8 invece dalle Donatella che sono seste. E poi chiudono la classifica stranamente ultimo Ippoliti con Renato Zero, che secondo me è stato uno dei peggiori assolutamente, ma Carmen Di Pietro, la notizia è questa, non è ultima, perché Pieraccini ha fatto una classifica surreale, mettendo addirittura al primo posto Carmen Di Pietro, giudicando più l'aspetto ironico, divertente dell'esibizione, che veramente è stata surreale, non parlava, sembrava avesse a bocca cucita, praticamente la bocca bloccata dalle protesi che le avevano messo. Invece comunque poi parlando con i giudici non era così bloccata, era proprio voluto quell'effetto che onestamente forse cantando meno e esprimendosi meno ha fatto meno danni, e quindi è andata meglio del previsto, ma non addirittura da stare al penultimo posto onestamente. Nella prossima puntata avremo innanzitutto Samuele Cavallo che dovrà fare Massimo Ranieri, e un cantante che un po' si discosta da quelli che ha fatto finora, più dei tempi contemporanei, adesso invece si va un po' più verso il classico. Carmen Di Pietro che farà Celine Dion non vorrei nemmeno sentirla onestamente, perché so già che sarà uno scempio, non capisco neanche perché le abbiano affidato un personaggio così importante e così complicato, già complicato per chiunque altro, figuriamoci per Carmen Di Pietro che ovviamente farà il suo solito show a parte, tra virgolette. Antonella Fiordelli si farà Anna,
E secondo me qui, allora, se riesce a fare la parte rappata, che praticamente dipende dalla canzone, però comunque è gran parte della canzone rappata per qualsiasi tipo di brano, però se riesce a farla bene, a prendere il tempo giusto, qui a livello vocale, secondo me potrebbe andare bene. Però la difficoltà sta nel rap soprattutto. Anna si muove sul palco, ma non è nulla di esagerato, non c'è una coreografia vera e propria, a meno che non faccia Desolé, quindi vedremo se farà Desolé, cosa che penso possa fare. Ci sarà una mezza coreografia, vedremo però. Sono curioso di vedere come se la caverà. Le Donatella saranno Paola e Chiara. Qui potremmo avere una sorpresa, potrebbero andare meglio le Donatella, secondo me, per quello che penso io. Il duetto tra Insinna e Cirilli con Carosone e Rocco Hunt, quello è il duetto impossibile, non è che mi stuzzichi particolarmente, però vedremo cosa riusciranno a fare. Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi. Qui Gianni Ippoliti ha l'occasione di risalire in classifica, secondo me, di fare un po' meglio e vedremo se ci riuscirà. Tony Maiello sarà Harry Styles, banco di prova importante. Pensavo che Harry Styles fosse un personaggio più da Samuele Cavallo, invece lo farà Tony Maiello, che si sta dimostrando abbastanza eclettico, devo dire, perché comunque passare da Harry Styles, Ed Sheeran e Mango, insomma, sono dei bei salti mortali. Marina sarà Anna Tatangelo, qui anche Marina secondo me può scalare posizioni con questa interpretazione se fatta bene. Pamela Petrarolo sarà Ivana Spagna, non so se riuscirà a confermarsi al vertice con questa interpretazione. E Peppe Quintale invece sarà Tony Hadley, ancora una volta a cimentarsi con l'inglese, però vedremo cosa riuscirà a fare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet.